Mamma mia. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Esco dalla conferenza stampa come se mi avessero preso, non so, se avessi litigato con dei lottatori di MMA, ragazzi. Esco da questa conferenza stampa con le picconate direttamente in testa, perché è arrivata, ragazzi, una conferma da parte di Zlatan. Adesso ne parliamo. In questo momento vi dico un attimo la mia sensazione, ragazzi. Da una parte sono agitatissimo perché in questi minuti mio papà è in sala operatoria, che lo stanno operando papà Gigi, è in sala operatoria, quindi sono agitatissimo. Dall'altra ho cercato di non pensarci guardando la conferenza stampa, ma dalla conferenza stampa mi sono arrivate delle picconate. Speravo di trovarci delle luci, speravo di trovare un po' di tranquillità o felicità nella conferenza stampa. Invece diciamo che dalla conferenza stampa, che si è conclusa pochi minuti fa, ragazzi, sono arrivate più che altro mazzate al mio mi aspettavo qualcosa di completamente diverso, che purtroppo non è arrivato. Ma ovviamente, ragazzi, scusate, e avete la possibilità di raga, almeno voi, visto che il Milan non lo fa, regalatemi una gioia, ragazzi. Mancano 12 iscritti ai 25.000. Se qualcuno di voi fa parte del 73% che tutti i giorni guarda il mio canale senza essere iscritto, iscrivetevi, così regalatemi sta gioia almeno voi, che il Milan non me la regala. Fatemi arrivare a 25.000 sul nostro canale, non vi costa niente, basta cliccare qua sotto. Avete anche la possibilità di abbonarvi se volete sostenermi. Oggi sono un po' così, ragazzi, ovviamente per la situazione di mio papà sono un po' in tensione, ho un po' di quella roba lì. Dai, speriamo, incrociamo le dita che mio papà Gigi vada tutto bene. Allora, ragazzi, ovviamente la notizia di giornata è questa. Ha parlato Zlatan Ibrahimovic e ha messo la X definitiva su Joshua Zirkzee. Uno, perché ci ha detto che arriverà Mister X, e qua, ragazzi, storie incredibili di gallianesca memoria. E non è il solo, perché a un certo punto Zlatan dice anche: se non esce, lui lo dice in altre parole, però il senso è: se non esce nessuno non entra nessuno. Anche qua di gallianesca memoria. Ma la notizia ovviamente è questa, che ve la leggo. Gli chiedono del calciomercato e Zlatan dice: abbiamo fame, il mercato ne stiamo parlando, ma comunque niente fretta. E qua arriva: Joshua Zirkzee oramai appartiene al passato, però ne abbiamo uno in mano che ancora non vi voglio dire. Posso però garantire a tutti i tifosi del Milan che gli acquisti arriveranno. Però non vogliamo una rosa di 30 giocatori, sarà una rosa di 23, quindi bisogna creare spazio. È quello che vi dicevo prima: se non esce nessuno non entra nessuno. Quindi, raga, due conferme incredibili. La prima è che tutto quello che ci siamo raccontati nell'ultimo mese riguardo a Joshua Zirkzee probabilmente non rappresentava, come vi dicevo io, no? Quando vi parlavo di Joshua, sia sui video su TikTok che sui video di YouTube, io vi dicevo: ragazzi, io non lo so se corrisponde alla realtà. Speriamo, perché Joshua è uno di quei giocatori che a me piacerebbe tanto venissero al Milan. Così non è. Joshua Zirkzee, ripeto, Zlatan Ibrahimovic ha messo una X gigante su Joshua Zirkzee, che oramai rappresenta il passato, e dice che il Milan ha in mano un altro attaccante. E chi potrebbe essere questo attaccante? Anche qua, raga, io adesso vi riporto le notizie che vengono riportate dai media. Sarà lui? Non sarà lui? Ibra in forte pressing con il Milan per far breccia su Morata. L'Atletico in queste ore è tornato prepotentemente su Dovbyk e sta preparando l'offerta nel caso di partenza di Morata. Il Milan spera che tutto questo possa portare alla fine allo sbarco di Morata a Milanello. Allora, sul giocatore, ragazzi, ne abbiamo già parlato ampiamente. Ne abbiamo già parlato anche sull'ottica che secondo me non può, non deve e assolutamente non deve finire così. Il fatto che sia lui l'unico nostro acquisto in attacco, ma per un semplice motivo, ragazzi, perché dell'attaccante su cui fare affidamento non sono mesi. Cioè, sono mesi adesso che ne parliamo riguardo a Zirkzee, perché adesso ovviamente è diventata una cosa importantissima da fare, perché non hai più neanche Oliviero Bombervero. Ma sono anni io che su tutti i canali vi dico dell'importanza di andare a prendere un 9 forte, sia forte attualmente, ma soprattutto anche di prospettiva. E per fare quel tipo di acquisto, ragazzi, non c'è altra via, e questa cosa non me la toglierà mai nessuno dalla testa, che non c'è altra via che spendere i soldi.
ragazzi, no, ok, magari concordo con voi, perché adesso poi vi sono venute fuori la storia che il contratto che ha firmato Zirkzee con lo United, che starebbe firmando Joshua Zirkzee allo United, sarebbe comunque un contratto da 6,5 milioni di euro che mai il Milan avrebbe potuto garantirgli. Il Milan non avrebbe mai pagato i soldi che comunque lo United è disposto a pagare, quindi 40 di commissione più 15 a Kia Joorabchian, quindi per un valore totale di 55 milioni di euro più 6,5 per 5 milioni all'ordo, sfondiamo i 100 milioni di euro per l'acquisto di Joshua Zirkzee. Io, come vi dico sempre, ragazzi, io preferisco sventolare la bandiera più che del bilancio, preferisco sventolare la bandiera degli acquisti. Quindi a me Joshua Zirkzee, a me sarebbe piaciuto averlo, raga. Non è che adesso io vi dico le palle perché Joshua non viene più, allora vi dico ok, fa niente, chiedeva troppo. No, ragazzi, io, come vi ho detto all'inizio di questo video, esco dalla conferenza stampa di Ibra con il morale sottoterra. Il morale sottoterra, più che altro perché io fino a 2 ore fa, prima che parlasse Zlatan, io avevo ancora forte speranza che alla fine Joshua potesse venire al Milan, ma non tanto perché Joshua era il giocatore che sicuramente ci avrebbe risolto tutti i problemi in attacco. Non viene lui, ne arriverà un altro. Mi auguro con tutto me stesso e per tutti noi che non sia solo Morata, che l'acquisto dell'attaccante non sia solo quello di Morata, ma che arrivi poi un altro tipo di attaccante. Io spero che sia magari un nome mai uscito. Io ripongo, sapete che sono una persona molto ottimista, e ripongo tutta la fiducia sul nuovo attaccante, quindi mi auguro proprio che non sia il solo Morata. E niente, esco dalla conferenza stampa con veramente le picconate sulla testa. Allora, ragazzi, ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito fino adesso su TikTok. Iscrivetevi qua al mio profilo. Per tutti gli altri, dai ragazzi, ve l'ho chiesto prima, non vi costa assolutamente niente, regaliamoci sta gioia e iscrivetevi al canale, così arriviamo al nostro obiettivo. Ragazzi, andiamo in sigla. Per tutti quelli che mi seguono, continueranno a seguirmi su YouTube, e vi devo concludere il discorso di Joshua Zirkzee. Poi parliamo di Origi, parliamo di Milan futuro, parliamo dell'utile, parliamo di Pioli, perché Pioli sembrava andasse in Arabia. Vi ricordate ieri il nostro uomo Lavana? In realtà pare addirittura che anche lui non vada, quindi altra picconata. E poi abbiamo un aggiornamento su Emerson Royal. Quindi ragazzi, like a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Basta, andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigla. Oh, voglio però dirvi una cosa di Zirkzee. Ragazzi, non è tanto, e chiudo il concetto, la cosa che mi viene in mente, ragazzi, commentando questo oramai sicuro non arrivo più al Milan di Joshua Zirkzee, la prima cosa che mi viene in mente è, scusate la parolaccia, cazzo, una gioia. C'è una gioia, ragazzi. Siamo in un momento in cui l'ambiente Milan è molto depresso. Tutti i tifosi del Milan avrebbero voluto un altro allenatore. Non è arrivato lui, è arrivato il Csaba Fonseca, perché abbiamo deciso che i soprannomi sono due, il Csaba e Fonseca. Il più votato dei due soprannomi è il Csaba, perché vabbè, fa straridere. Però vabbè, adesso li userò tutte e due in base a quello che utilizzate anche voi di più. Andremo poi a decidere. Comunque non abbiamo preso un allenatore di alto profilo, ma abbiamo preso un allenatore normale in continuità con Pioli. È arrivato il Csaba. E ragazzi, quindi quella è una gioia che non ci siamo portati a casa, e partiamo da lì. Poi dovevamo fare, prima del raduno, dovevamo fare anche tanti altri acquisti, difensore centrale, dovevamo fare il centrocampista difensivo davanti alla difesa. Tra l'altro dopo vi devo fare tutto un discorso tattico sulle parole di Fonseca, del Csaba. Tante cose, ragazzi, tante cose che dovevamo fare e non sono arrivate, ed è per quello che vi dicevo, sono tutte picconate, no? Sul milanismo. Cavolo, volevamo l'attaccante e l'attaccante non arriva, e tutti abbiamo detto ok, va bene, l'attaccante non arriva, però è importante che facciamo Joshua Zirkzee, perché in questo momento il tifoso del Milan ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa, ha bisogno di aggrapparsi a dei piccoli momenti di felicità, e quel piccolo momento di felicità, poi non ditelo a me, ovviamente sapete che cosa sta succedendo in questi minuti, quindi vi lascio immaginare. Avevo anch'io bisogno, come voi, di aggrapparmi a qualcosina, a qualche talloncino, qualcosa di felicità, e niente, non viene neanche Zirkzee.
Quindi anche quello, in un momento come adesso, e vi ripeto, non è tanto perché Joshua Zirkzee era la panacea o sarebbe stata la panacea di tutti i mali. Probabilmente avete ragione anche voi quando mi dite Lollo, 55 milioni sono troppi, i 100 milioni tra ingaggio e tutto il resto erano troppi soldi, era un errore prenderlo, ha fatto soltanto una stagione. Raga, io concordo pienamente con voi, con tutto quello che mi dite, ma io da tifoso del Milan in questo momento l'acquisto di Joshua Zirkzee era un piccolo talloncino di felicità. Lo so che ci sarebbe costato tantissimo questo talloncino di felicità, però da tifoso la mia sensazione è questa, ragazzi, che io mi aspettavo che succedesse qualcosa per regalarmi dei momenti di felicità e tornare, no, ad aumentare un po' tutto il nostro milanismo, che in questo momento è letteralmente seppellito. In questo momento il milanismo di mio, ma credo anche di tanti tifosi del Milan, in questo momento è seppellito, ragazzi, è veramente seppellito. E adesso c'è bisogno che Zlatan o chi di dovere che prende le decisioni prendano delle decisioni forti, perché adesso va risollevato un ambiente, va risollevato tutto un mondo rossonero che in questo momento è preso a picconate, veramente sotto il livello della terra, e c'è bisogno di entusiasmo. E entusiasmo, oggi l'entusiasmo, anzi in generale l'entusiasmo lo fai solo con due modi: o facendo i risultati, ma ovviamente adesso i risultati non li puoi fare perché la squadra addirittura non è neanche completa, ci sono giocatori che devono ancora finire la stagione precedente, quindi immaginatevi quando avremo la squadra al completo, ce l'avremo il 1° di agosto, ragazzi, pensate voi quando avremo tutti i giocatori al completo. Quindi non puoi farlo con i risultati e devi farlo con qualcos'altro, devi risollevare l'ambiente con qualcos'altro, e per quel qualcos'altro è andare a prendere dei giocatori. Ma io non è che sono, sincero, ragazzi, io non è che sono incazzato con Morata, ok? Se poi arriva Morata, io che cosa vi ho detto io per sta settimana qua, quando è uscito il nome di Morata? Ma magari arrivasse Morata, ragazzi, ma Morata non può essere il mio unico acquisto in attacco, perché l'acquisto in attacco deve essere Morata più un altro attaccante, e l'altro attaccante che viene deve essere un attaccante forte, ma non soltanto forte forte a livello di squadra, forte sul campo con le caratteristiche che ci servono, e quelle può averle Morata, ma serve anche un colpo mediatico. Serve anche qualcosa che ridia uno shock, che ridia una scossa di milanismo a tutti i tifosi del Milan. E oggi siamo qua tutti in attesa, ripeto, dopo la picconata e le picconate che sono arrivate in conferenza stampa, e la picconata su Joshua Zirkzee che non diventerà mai più un giocatore del Milan, abbiamo bisogno di qualcosa. Raga, abbiamo bisogno di qualcosa. E serve qualcuno, serve che arrivi un giocatore, anche, ripeto, anche a livello mediatico, da mettere là davanti. Volete fare Gyökeres, dico dei nomi a caso, non verranno mai, ragazzi, non verranno mai perché costano tantissimo. Volete fare Gyökeres, fate Gyökeres. Volete fare altri allenatori, Šeško non verrà mai perché costa tantissimo. Ma sono quelli i nomi, ragazzi, sono quelli i nomi dei giocatori che oggi servono al Milan. Quando Zlatan dice stiamo puntando un Mister X e speriamo che questo Mister X venga, se Mister X è Morata, ragazzi, non basta. Non basta al Milan, perché il Milan deve prendere una punta giovane che costa tanti soldi per fare il 9 del futuro, ok? E poi qualcuno sotto nei commenti, leggevo nelle notizie, dice ma è ovvio che il Milan non può fare il 9 del futuro spendendo 70 milioni perché deve andare a prendere Camarda. Ma ragazzi, ma io a Frank Camarda io gli auguro tutto il bene del mondo e gli auguro di diventare il nuovo Christian Vieri, ragazzi. Gli auguro di diventare il nuovo 9 della nazionale da qua per i prossimi 20 anni. E sì, ma noi tra 3 settimane cosa facciamo, ragazzi? Noi quando inizia il campionato il 18 di agosto, noi con chi giochiamo? Capite? Io non è per essere disfattista il mio, sapete che non mi piace essere disfattista, poi oggi, ripeto, purtroppo per me è una giornata molto particolare. Non è per essere disfattista, ragazzi, però io capisco, ok, va bene, Frank Camarda, tutto quello che volete, gli auguro di diventare fortissimo. Sì, però noi giochiamo tra 3 settimane. Frank Camarda oggi non può giocare.
Cioè, quindi quando mi dite Lollo, è ovvio che non prendiamo un giocatore da 70 milioni, 60 milioni, e non lo prendiamo da 60-70 milioni, non prendiamo un giocatore che costa tanto perché tra un paio d'anni arriva Frank Amarda e 2 anni con chi giochi? Cioè ragazzi, io vi voglio bene, condivido le idee di tutti voi e ci mancherebbe, però bisogna anche essere realisti e capire che il calcio, non solo il calcio giocato oggi ti chiede delle necessità, e oggi le necessità, anche oggi Zlatan ha parlato anche di un'altra cosa che nessuno ha capito. Vi faccio un esempio: quando si parla degli attaccanti parla di Luka Jovic e dice Luka Jovic è ancora con noi, e quindi ha rinnovato? Non lo so, ha rinnovato? Io non ho visto il rinnovo, ragazzi, non lo so se Luka Jovic ha rinnovato. Se oggi è a Milanello, lo scopriremo oggi pomeriggio. Se oggi è a Milanello vuol dire che ha rinnovato. Era in nazionale, non mi ricordo. Vabbè, se va a Milanello, scusate, oggi, vabbè. Se va a Milanello, allora vuol dire che ha rinnovato. Però non c'è ancora nessuna ufficialità che Luka Jovic ha rinnovato, capite? Quindi allora, abbiamo scoperto che Origi e The Legend Ogigi e Ballo Touré, tutte e due prendono e vanno in Milan futuro. Quindi quelli non contateli, perché ovviamente cosa vuol dire quella roba lì? Quando tu prendi e mandi dei giocatori come quando li mandi in primavera, vuol dire che vai lì, li dici in modo implicito, li stai dicendo Ciccio, vai lì, gioca con i ragazzini fino a quando ti stufi e poi ti trovi un'altra squadra. Ok, il senso è quello ovviamente di mandare i giocatori nel Milan futuro. E quindi vuol dire che oggi tu hai Colombo che anche stamattina leggevo le notizie, Colombo verrà ceduto, quindi non contiamolo. Origi non ce l'hai. Oggi l'unico attaccante che tu hai in questo momento non so chi è. Vabbè, adesso Colombo perché c'è lui. Luka Jovic c'è. Boh. Cioè, capite? Quindi non è soltanto, ed è la prima cosa, forse la più importante, un'esigenza di campo. Oggi il Milan non ha attaccanti. Non ha attaccanti. Giochiamo, se dovessimo tra 3 giorni, 4 giorni a settimana facciamo l'amichevole. Il Milan, ok, adesso ha Colombo, tutto quello che volete. Sì, ma il Ciaba, ragazzi, Fonseca, adesso per un po' dirò il Ciaba Fonseca, poi smetterò di dire Fonseca, così l'abbiamo deciso. Il Ciaba, ragazzi, deve costruire una squadra e deve insegnare ai propri giocatori quali sono gli schemi. Ma se non ha giocatori a disposizione, e quella è la prima necessità, cioè quindi costruire una squadra, costruire un calciomercato che dia all'allenatore i giocatori per poter iniziare ad applicare i propri schemi. E poi dall'altra parte, anche quella magari meno importante a livello calcistico, però importantissima a noi come tifosi del Milan. Abbiamo bisogno di risollevare il morale, ragazzi. Abbiamo bisogno di risollevare il morale, serve qualcosa. Serve un elettroshock, serve che vi dico un nome a caso, non è lui, però per farvi capire, che tra 3 giorni il Milan dica 3 giorni pronti via e chiudono Gyökeres. Non arriverà mai, sto dicendo un nome a caso, capito? Cioè serve una roba così, che tu paghi, però se volevano pagare prendevano Zirkzee. A meno che la valutazione di 55 milioni, 100 milioni con tutti gli stipendi lordi in 5 anni, hanno ritenuto che per loro quel tipo di valutazione era altissima. Non lo so, ragazzi. Ho preso una picconata da prima dalla conferenza stampa, raga, quando Zlatan ha detto Zirkzee oramai appartiene al passato. Così proprio spam. Ho preso una picconata in testa perché non me l'aspettavo. Sicuramente non me l'aspettavo. Ragazzi, sinceramente, di tutte le altre notizie di cui volevo parlarvi, credo che oggi io non sia nella condizione mentale perfetta per farvi dei discorsi strutturati. Quindi perdonatemi, sono molto agitato per mio papà Gigi. Incrocio le dita per lui, dovrebbe finire l'intervento tra circa una mezz'oretta o un'ora. Aspetto la chiamata di mia mamma. E niente, per tutto il resto, che ovviamente sono cose molto meno importanti, vediamo cosa succede. Aspettiamo, ragazzi. Che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Aspettiamo che da qualche parte succeda qualcosa e ci arrivi un briciolo, un qualcosa di positivo sul quale aggrapparci e dare linfa vitale al nostro milanismo. Stiamo qua a aspettare. Nel frattempo, ragazzi, ripeto, non vi costa niente. Se volete mandare questo canale a 25.000 persone, ne mancano 12, ragazzi. Regalatemi sta gioia almeno oggi.
Basta, vi saluto, vi ringrazio. Scusate il video magari oggi non era il tono giusto per fare, non era neanche il momento per fare un video, però c'avevo voglia di pensare per 20 minuti a tutt'altro. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo oggi, non lo so raga, dalle 17 alle 18:30. Boh, dipende da mio papà. Se ha fatto l'intervento e va tutto bene, ci vediamo in diretta dalle 17 alle 18:30. Nel caso non ci voglio neanche pensare, ovviamente non ci sono, ragazzi. Un abbraccio, Forza Milan e vada vecchio l'Inter. Ciao a tutti, ciao!